Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo video nasce da un'ispirazione che ho avuto in seguito a una mail ricevuta di una nostra sorella che ha fatto passi da gigante nel sentire la consapevolezza, nel comunicare con quella che lei chiama anima, no? Anima mi fa vedere, mi scrive, anima mi fa vedere questo, anima mi fa vedere quell'altro, mi fa sperimentare questo. Anima mi ha creato questa scena di vita oggi. E quindi la nostra sorella mi ha ispirato nel creare questo video. Il succo di queste mail era che ha incontrato una sua vecchia fiamma e che ha avuto un cancro dal quale è guarita questa persona e si sono incontrati e questa persona gli ha detto alla nostra sorella: sai, grazie a questo che ho sperimentato ho scoperto un'altra parte di me. E la nostra sorella gli ha chiesto, sapendo già, no? Avendo fatto un grande lavoro su se stessa, di che cosa stava parlando questa persona che tendenzialmente era più razionale, no? E la nostra sorella gli ha chiesto, ma e com'è questa parte? E questa persona ha detto, è bellissima questa parte, è bellissima questa parte. E grazie a te ho scoperto questa parte. E questa esperienza lo ha portato questa persona a contattare quella bellezza, quell'amore di cui era inconsapevole e di cui la vicinanza con la nostra sorella si è fatta portavoce. E quindi è il maschile che si apre al femminile. E quindi questo maschile che si apre al femminile lo vediamo, no? Lo stiamo vedendo in tutti i nostri lui-lei, ma sono mesi che lo vediamo, di questo maschile che si apre, che si dà. E la nostra parte razionale che si dà alla fede, che si dà, si offre all'invisibile. È identificata spesso nell'uomo in qualità di genere uomo, ma è la nostra parte maschile, quando diciamo parte maschile, è interna. Quindi è la resistenza il maschile che mettiamo al darci. Invece il maschile deve servire a ciò che il darsi si propone. E quindi questo video è ispirato, la nostra sorella ha fatto passi da gigante, è una maestra, ha lavorato tantissimo su di sé e quindi vede tutti gli eventi come immagini dell'anima e mi ha scritto proprio questo bellissimo miracolo del darsi del maschile al femminile. E quindi il video di oggi è proprio ispirato su questo. Una persona ha riconosciuto in te l'amore, la bellezza e sta per comunicartelo. Perché quello che succede nella realtà fenomenica poi inizia a succedere essendo un'unica anima, l'anima del mondo che si esprime attraverso le sue parti, che sono gli individui, tutto ciò che anima produce, lo produce in tutte le sue creature. E quindi una persona sta per confessarti di aver trovato in te l'amore e la bellezza, che gli hai fatto riscoprire l'amore, la bellezza. E vediamo che cosa sta sentendo questa persona che ha riscoperto in te, ha trovato in te l'amore e la bellezza. Va bene? Può essere una persona di tuo interesse, puoi essere tu stessa che leggendo a specchio questa stesa che andremo a fare ti ritroverai in questo. O può essere una persona tua di interesse, può essere è qualcuno che la tua anima ti manda apposta per darti la riprova del tuo lavoro su di te, della bellezza della vita, della bellezza del darsi. Allora, mettiamo tre varianti, abbiamo il cuore giallo, il fiocchetto viola e il fiocco rosso.
Quindi una persona sta per rivelarti, per confessarti che ha trovato in te l'amore e la bellezza. È un maschile che si apre. Il maschile che si apre è la nostra parte razionale che si dà all'invisibile, alla bellezza. Mm? E andiamo a vedere di cosa si tratta, di chi si tratta. Vediamo un po'. Quindi cuore giallo, fiocchetto viola e fiocco rosso. E partiamo dal cuore giallo. Allora, vediamo un po'. Partiamo con i miei oracoli lui lei Taromantic che non lasciano proprio spazio al dubbio. Per chiunque li desiderasse, sotto all'info box metto sempre il sito a cui rivolgersi per avere gli oracoli. Ho mandato un'email al sito di Stazione Celeste e tutto sotto all'info box, ok? Allora, una persona arriva da te confessandoti di aver trovato in te l'amore e la bellezza, di aver scoperto quella sua parte bellissima grazie alla comunione di anime con te. Vediamo un po' cosa sente questa persona. Cosa ha riscoperto in sé. Bellissimo. Il mio tormento è finito. Adesso mi sento degno di te, io ti merito. Allora, il maschile si sta aprendo alla bellezza della vita, alla fede e alla poesia, al femminile. Il mio tormento è finito, dice questa persona, è il tormento della mente razionale che ci vuole schiavi, che vuole il controllo sulle emozioni. Quindi il tormento è relativo al controllo sulle emozioni, al non lasciarsi andare. E quindi abbiamo detto nell'incipit di questo video che una persona che è stata, ha avuto un cancro e ha superato questo momento, si è dato al maestro della malattia e ha compreso che attraverso l'amore, il darsi, i tormenti finiscono. E quindi ti dice: il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Io merito la bellezza, io ti merito tutto ciò che di bellissimo esiste su questa terra. E tu sei espressione, sei divina espressione di questa bellezza. Wow, cos'altro ti dice questa persona? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Quando ti guardo negli occhi vedo la bellezza, vedo la verità. E allora le corazze che mi sono ho creato, vengono meno, le corazze della mente razionale che non vuole sentire le emozioni. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. La tua anima è stata vicino alla mia e ha guarito le mie ferite, distruggendo le mie corazze. Le gambe sono il simbolo del procedere, no? Le mie gambe tremano, non riesco a procedere se mantengo le corazze. E allora, grazie alla tua anima che è penetrata nella mia, alla bellezza della tua consapevolezza che è penetrata nella mia, le mie corazze tremano, le mie gambe tremano, crollano tutte le corazze che ho, tutto ciò che ho trattenuto e mi lascio andare. Wow, bellissimo. Cos'altro? Sono uno stupido. La consapevolezza del maschile che trattiene le emozioni, sono uno stupido. E quindi qua c'è una persona che ha trattenuto le proprie emozioni. Quando ti guardava negli occhi o ti ha guardato negli occhi, sentiva la bellezza da cui si voleva però proteggere. Però adesso il suo tormento è finito. Sei tu che l'hai condotto a quella parte più bella di sé, che è l'amore, che è la bellezza. Sono uno stupido, ne prendo atto. Magari ti ho lasciato andare, magari sono andato via, ti ho lasciato andare, qualsiasi cosa sia, ma tu non sei mai andata via, perché grazie a te io sono guarito, cioè ho distrutto le mie corazze.
Tutti abbiamo un esempio di un uomo o una donna che è stata mandata dal divino affinché potesse penetrare la nostra anima, farci sentire la verità e iniziare quel viaggio octonio sotterraneo che bruciasse le nostre paure e i nostri attaccamenti e ci permettesse di darci finalmente all'amore. E questo è un po' il succo di questo, no? Qua c'è qualcuno che ha realizzato questo, che ti guardava profondamente negli occhi. Allora tu sentivi che era vero, hai sentito, senti che è vero. E poi tutto d'un tratto ho potuto fare comportamenti completamente diversi da quello che hai percepito. Quella è la mente razionale. Quante di noi non abbiamo fatto questo? O l'abbiamo fatto, l'abbiamo subito, che poi è la stessa cosa. E quindi questa persona realizza che tu sei colei o colui che ha fatto breccia nel suo cuore distruggendo le sue corazze. Sono uno stupido, me ne do atto. Wow, vediamo un po' cosa ci raccontano ancora i tarocchi in merito. Rispetto a questa persona, nei tuoi confronti, cosa ci raccontano in merito? È un re di denari, esce qua la figura di un uomo, ma può essere anche una donna. Possibile il segno di terra o ascendente terra. È una persona dedita al suo lavoro, una persona lavoratore o responsabile, dedita alla sua famiglia, al suo lavoro, una persona responsabile, con delle responsabilità. Qua è una persona che con i re di coppe può essere anche un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione ascendente, che adesso è pronto a darti questo, a rivelarti quello che ti sto dicendo, no? Da una persona un po' più incentrata nella materia, come vi ho detto nell'incipit di questo video, più incentrata alla materialità, all'iperrazionalismo, è una persona che inizia ad aprire il proprio cuore, le proprie emozioni, inizia a darsi, il re di coppe si dà alle proprie emozioni ed è anche colui che raggiunge una certa maturità affinché possa unire cuore e mente. Vediamo cos'altro ci raccontano di questa persona, che sta affrontando delle paure importanti relative al regno octonio, sotterraneo, la luna. Sta affrontando delle paure importanti adesso che si apre e allo stesso tempo le ha già affrontate parecchie di queste paure relative al mondo della materia, no? Che il mondo della materia, chi è iperrazionalista esclude completamente la parte invisibile della vita. Questa persona si sta facendo carico e responsabile di ciò che per cui aveva paura, cioè le sue emozioni, ed è pronto a aprirsi emozionalmente. Cos'altro ci raccontano di questa persona? Qua abbiamo un lavoratore, una persona che lavora, mi parlano di lavoro, ma in questo caso vicino alla luna mi parla di una persona che sta lavorando nelle sue profondità. L'otto di denari mi parla di una persona impegnata a comunicare le sue profondità, impegnata a lavorarci duro in queste profondità, cioè a lasciarsi andare. Perché? Perché a lavorarci duro? Perché per una persona un po' più impostata, un maschile impostato, fa più fatica a scendere nelle profondità, allora ci deve lavorare su, ok? Cos'altro ci raccontano di questa persona? E che sta sanando tutte quelle dinamiche per cui aveva paura, la stella. Questa è una persona che vuole lavorare nella connessione con te che stai guardando, vuole lavorare nella connessione, vuole lavorarci su, realizzare un rapporto appagante, sia con se stesso, con le sue profondità, che con te, che con l'altra persona. La stella ci parla proprio di te che stai guardando, anche se sei uomo, che gli hai portato la luce in quelle profondità. E tu sei la stella. La stella è colei che è leggera, che è colei che
illumina il suo firmamento sotterraneo, una sorta di guida, una sorta di come lo era Virgilio per Dante. E quindi tu sei la stella per questa persona, sei la stella. Bellissima questa descrizione, eh? Vediamo un po' cosa mi dice questo. Io ti dico anche un'altra cosa. Qua si evince chiaramente che tu hai lavorato moltissimo nelle tue profondità. Tu hai lavorato moltissimo nelle tue profondità e gli fai da specchio. Gli fai da specchio. Eccola, è caduta una, qual è? Amore costruttivo. Questa è una persona disposta a impegnarsi con te. Te lo dicevo anche qui. Perché è disposta a impegnarsi nelle sue profondità. E di conseguenza quello che tu fai per te, allora lo puoi fare anche con l'altro, no? È sempre uno specchio la realtà. Amore costruttivo, è disposto a costruire con te questa persona. Lo dicevo, ripeto, già con l'otto di denari. Vediamo un po' cosa ci dicono questi altri oracoli. È sicuro amare per te. Questa persona adesso si sente sicura di poter amare senza ostruzioni razionali che glielo impediscono. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Qua abbiamo un re di coppe che apre il suo cuore per dare e ricevere. L'amore è la cosa che più ne dai più ne ricevi, non si consuma mai. Quindi ha aperto la porta del ricevere questa persona e quindi è pronta a dare, a darsi e a ricevere. Cos'altro? Prima di tutto ama te stesso. Qua c'erano problemi di autostima. Chi è che ha problemi di autostima? Colui che non si sente amato dall'universo. L'abbiamo avuta tutti, perché viviamo in una società razionale di vittime e quindi la vittima non si sente amata dall'universo, non sente che è profondamente amata perché è in una gabbia mentale e quindi non vede l'amore in ogni manifestazione di eventi che l'anima ti mette davanti, ma vede come se il mondo gli cade addosso, no? Come se l'universo ce l'ha contro di lui. E allora qua abbiamo fatto un viaggio nelle profondità, questa persona ha fatto un viaggio nelle profondità come l'hai fatto anche tu e ha capito di amarsi profondamente, amare soprattutto le proprie fragilità. Questa persona ha amato soprattutto le proprie fragilità e si è dato le proprie fragilità. Come vi dico sempre, la via dell'illuminazione passa attraverso quello che la tua mente razionale giudica fragilità e limiti, perché quelli sono la rampa di lancio delle tue potenzialità. Ok. Cos'altro ci raccontano? C'è una forte passione tra te e questa persona. C'è una forte passione che sgorga dal cuore di questa persona e vuole condividerla con te. C'è una fortissima passione. Vediamo cos'altro ci dicono. Cosa ci dicono lo sciamano? Cosa ci dice lo sciamano? La montagna sacra. Questa è una persona che è stata molto in meditazione. Ha meditato molto. Ha meditato molto e è una persona che è diventata, magari lo era anche prima o aveva uno spiraglio di questo molto meditativa. Qua vediamo una persona razionale che è diventata una persona empatica. Quindi la vita l'ha portata questa persona a redimersi, una sorta di la parabola del figlio al prodigo, a redimersi e a darsi finalmente dopo aver sperimentato le possibilità della materia, no? La montagna sacra questa è una persona che vede tutte le cose dall'alto, è riuscito ad avere una visione onnicomprensiva delle cose e a vedere un disegno perfetto. Qua c'è una persona che medita sulla montagna, no? Questa persona è riuscita a fare silenzio dentro se stesso o se stessa dalle gabbie mentali, dal chiacchiericcio della mente e sta seguendo l'intuizione.
La luna? Ok, vediamo un po'. Quindi abbiamo visto che per questa persona sei colei o colui che è riuscito a fargli vedere la bellezza, a farlo amare. Vediamo cosa rappresenti per questa persona. Chi sei? Cosa rappresenti per questa persona? Tu sei la saggezza divina. Questa persona ha visto in te la mano del divino. La mano del divino. Magari vi siete incontrati quasi per caso, che il caso non esiste. O i vostri incontri sono stati quasi per caso, il caso non esiste. È come se questa persona, l'evento del mettere te davanti a questa persona era un Dio, vi ha fatto incontrare la saggezza divina. E la Sofia, come vi ho spiegato in altri video, è la conoscenza, no? La conoscenza divina è proprio quella che porta a realizzare il capolavoro della tua vita. Per questa persona sei la saggezza divina. Wow! Cos'altro rappresenti per questa persona? Il nutrimento. Tu sei nettare per questa persona. Sei il grano, sei colei che lo nutre, o colui che la nutre o la nutre. E hai nutrito la sua anima nei tuoi occhi, anche se vi siete visti un secondo soltanto, attenzione, non importa il tempo lineare, le vostre anime si crea l'imprinting istantaneamente, no? Tu l'hai nutrita questa persona, hai nutrito la sua anima e adesso quel nutrimento sta dettando i passi ai suoi gesti e al suo fare. Bellissimo, bellissimo, wow. Vediamo tu nei confronti di questa persona. Vediamo tu nei confronti di questa persona. Per molti di voi avete lasciato andare questa persona con grande sofferenza, ma io vi dico una cosa, quella sofferenza è stata la chiave della tua illuminazione. Quel lasciare andare, quel dolore che hai sperimentato in questa separazione, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica, in tutti Magia Pratica, ma anche Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità, e quell'invisibilità di quella persona ha lavorato dentro di te. Molti di voi sono in una fase proprio di o che hanno provato un grande dolore di separazione con questa persona, ma non c'è separazione alcuna, non esiste né l'incontrarsi né il separarsi, ma esiste soltanto il puro piacere dello spazio dinamico, come direbbe la nostra sorella, amica e maestra Selena. Quindi hai elaborato una morte, si può dire, e come vi ho insegnato negli ultimi video di Magia Pratica, la morte è un simbolo, sono la morte delle credenze, degli attaccamenti, delle paure, delle resistenze che mettiamo all'amore. E ti posso già dire che con la stella hai fatto un grande processo di elaborazione. Cos'altro per te? Viaggio. Già hai tutte le risposte e quindi in questo viaggio con questa persona a livello sensoriale, animico, tu hai già tutte le risposte. Le risposte sono proprio là dentro, dentro di te. Tutto quello che stai cercando è proprio dentro di te, mi dicono. Forse vi ha separati un viaggio, c'è un allontanamento. Ti dice che hai tutte le risposte. Sta a te ascoltarle. Ok? Vediamo un po' questa persona adesso nei tuoi confronti, vediamo un po' cosa ci dicono in queste. Questa persona adesso nei tuoi confronti, vediamo. 8 di coppe, mi parlano di un allontanamento, di un voler essere rigidi sulle proprie posizioni, però
Con il carro mi parla di una persona che vuole avere un altro tipo di rapporto più evoluto con te. Una persona che prende le redini della situazione per ristabilire l'ordine. E quindi una persona che vuole avanzare verso di te, può essere una persona che stai a distanza, vuole parlarti, comunicarti 8 di bastoni per fare dei piani insieme, 3 di denari. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è il succo di questa persona a cui gli hai dato bellezza, gli hai dato amore. È una persona che si redime dalla propria mente razionale e e inizia a darsi a te. Va bene? Qua abbiamo anche i segni dell'Acquario, dell'Ariete, del Cancro, i segni di terra, che può essere l'ascendente tuo di questa persona, Luna o Venere. Quindi, ragazze mie e ragazzi, bellissima stesa. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto viola. Andiamo a vedere questa persona che finalmente ti riconosce come la persona che ha acceso in lui o in lei l'amore. E vediamo un po' cosa ti confessa questa persona, cosa ti dice, come si esprimerà, cosa sta attraversando. Vediamo un po' tutto. Iniziamo prima di tutto con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. Per chiunque li desiderasse acquistare, sotto all'info box in descrizione trovate le direttive, la mail da mandare a Stazione Celeste, il sito che le distribuisce, e questo è quanto. Sotto all'info box trovate tutte le indicazioni. Allora, andiamo a vedere questa persona che finalmente ti riconosce come la persona che ha acceso in lui, no, in lei, l'amore. Andiamo a vedere cosa ti confessa, cosa c'è nel suo animo. Vediamo. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Questa è una persona che ti vuole a tutti i costi, non riesce più a immaginare la sua vita senza di te. Perché? Perché ti riconosce come la persona che ha acceso in lui o in lei l'amore. E come si può fare a meno dell'amore? Che è quello che l'uomo cerca da sempre, sin dalla notte dei tempi. L'uomo, la caduta dell'uomo sulla terra è la storia di amore e psiche che perde amore per ritrovarlo. E come si può fare a meno della bellezza che finalmente si trova, si ritrova? Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. In qualsiasi forma, in qualsiasi modo, ti vuole accanto, vuole che tu ci sia. Ok? Wow. Andiamo a vedere ancora. Cos'altro? Questa persona ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, questa persona ti sente dentro perché tu sei con lei o colui che ha acceso in questa persona il fuoco dell'amore, il darsi all'amore. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, al di là se siete vicini, lontani, vi vedete, non vi vedete, non c'entra. Come vi dico sempre, l'assenza non è mancanza, ma è invisibilità. E quello che ci resta da conoscere in questo momento storico è il divino, e il divino è invisibile. E ogni persona che incontriamo si fa portavoce del divino, è un avatar del divino. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Questo puoi essere anche tu che percepisci questa persona in questo modo, E anche a specchio, è tutto a specchio, anche la persona a cui stai pensando, questa persona è a specchio. Ok? Vediamo ancora. Cos'altro? Molto spesso, per riuscire a scoprire che siamo innamorati e forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Allora qua tu e questa persona state avendo una separazione, avete potuto avere una separazione, ed è proprio in questo che vi stavo dicendo poc'anzi. L'assenza non è mancanza, ma è invisibilità. Ed è nell'invisibilità che si fa esperienza emozionale di quegli dei, di quelle emozioni.
che una volta sentiti tutti, la dolce tristezza, la dolce malinconia, ci avvicinano sempre di più al tocco di quell'invisibilità che si fa visibile, al tocco di Eros, al tocco di amore. Allora, nella separazione con una persona fisica, come è avvenuto a questa persona e come lo è per te, noi facciamo esperienza diretta con gli dei, con l'invisibile, perché il divino e l'invisibile è ciò che ci resta da conoscere. E il divino ce lo fa attraverso la separazione dalla realtà fisica con una persona, ci fa fare esperienza di questo, affinché noi in quella dolce tristezza, dolce malinconia con la quale l'anima comunica, noi possiamo sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ci separano da amore. E quindi qua abbiamo una persona che ha fatto esperienza di queste divinità, di questi dei, dolce tristezza, dolce malinconia, solitudine. Ha fatto esperienza di quell'invisibilità che aveva il tuo nome, che ha il tuo nome. E in questa invisibilità, in questa separazione ti percepisce sempre di più e non riesce più a immaginare la sua vita senza di te. Ed è grazie a questo che questa persona ti riconosce come la persona che ha acceso in lui o in lei l'amore. E questa è una persona che sta vivendo questo processo di transito verso questo amore qui. E magari è una persona che sta in un momento di transizione in cui sta toccando la presenza nell'invisibilità. La tua presenza la sta toccando nell'invisibilità. E non c'è tocco più forte di questo. Noi lo sappiamo bene quanto è forte la presenza nell'invisibilità. E quando è visibile quella persona non la sentiamo quanto invece la sentiamo quando è invisibile. E quindi questa persona si trova in questo processo e grazie a questo si riconosce in te la persona che ha acceso in lui l'amore. Wow, vediamo cosa ci raccontano di questa persona. Cosa ci raccontate di questa persona? Vediamo cosa ci raccontate di questa persona. È una persona che sta lavorando. Vedo una persona che magari per non pensare o per non sentire, magari si mette a lavorare, cercando di distogliere la sensazione, l'emozione. È una persona che sta al lavoro. Vedo una persona che lavora e in questo lavorare non riesco a immaginare la mia vita senza di te. Magari dice io lavoro e penso a te, come diceva Battisti, no? E lavoro e penso a te. E quindi se volevo lavorare per non pensare, invece penso, perché sento, ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Cos'altro ci raccontate di questa persona? È una persona che non rivela quello che è. È una persona che non rivela, non ti ha rivelato quello che ti sto dicendo adesso. E molti di voi sono in una condizione che magari la mente razionale può far pensare, ma quella persona non mi pensa più, non sente più, no. È proprio ciò che magari la tua anima ti fa vedere, cioè che non pensa, non ti scrive, non ti fa, ok? Qua si vince una persona che sta lavorando cercando di non pensare a quello che ti ho detto, che si è separata da te o che vivete una separazione in questo momento o che avete vissuto una separazione. Mi parla di una persona un po' più testarda, chiusa in se stessa, no? Che non vuole ammettere questa cosa. E te l'ho detto che era un processo di transizione, che lo porterà a capire che tu sei la persona che ha acceso in lui o lei l'amore. Vediamo cos'altro ci raccontano di questa persona. È una persona che pensa molto al suo denaro, a se stessa, molto più individualista probabilmente di te, no? Qua si vince una persona con tutti questi denari,
che è molto concentrata sulle sue cose, responsabilità, può darsi che l'hai percepita come una persona egoista, ma quello era perché la tua anima voleva farti avvicinare al tuo, voleva farti sciogliere paure e attaccamenti legati all'amore, mi spiego? Cioè quando ti presentano davanti una persona e giudichi egoista, già il giudizio in sé è un limite. Quella è una persona che ti vuole far lavorare nelle tue profondità. E quindi qua si evince che tu hai proiettato questa persona più concentrata su di sé, più egoista, più concentrata sul lavoro, affinché tu potessi fare, questa era l'immagine perfetta per te, karmicamente, di questa persona, affinché tu potessi fare quel viaggio sotterraneo nelle profondità di Ade, no? Come vi insegno sempre, Perseo che scende nelle proprie profondità, affinché potessi metterti in contatto con la parte più profonda di te. E quindi qua si evince una persona che è concentrata sulle sue cose, che lavora per non pensare, ma poi ti pensa, ti percepisce in ogni cellula del suo corpo, pensa a lavorare, ma ti pensa. Mm? Cos'altro ci raccontano? La forza. È una persona che sta trattenendo le sue emozioni, quello che ti ho detto adesso non te l'ha detto. Una persona che trattiene le proprie emozioni, anche è una persona che grazie a questa, ti dico anche un'altra cosa, è una persona che vuole mettere il suo talento, i suoi talenti, le sue peculiarità nel lavoro affinché si renda consapevole del suo valore, va bene? Senza questa consapevolezza non può darsi all'altro, questo mi arriva da questa stesa. Cos'altro mi raccontate di questa persona? È una persona con la quale c'è conflitto tra di voi, è una persona, vedo lotta, la forza 5 di bastoni, c'è lotta o per questo egoismo o per essere una persona troppo chiusa, o può esserci stata, no? Una persona che magari è più testa dura, che vuole avere ragione, una persona concentrata su di sé, che ha potuto scatenare lotta, tensioni. Mi parlano di questa persona che all'apparenza può sembrare tutto l'opposto di quello che ti ho raccontato adesso. Mi spiego? E come sappiamo, quello è il karma, no? Tu hai bisogno, hai avuto bisogno karmicamente di questa immagine di questa persona affinché tu potessi avere determinate emozioni che karmicamente ti servono a sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano da amore. E quindi mi parla di una persona di questa natura qui. Vediamo un po' questa persona, ci mettiamo queste. Qua per adesso esce il segno della Vergine, ascendente Vergine, Leone, ascendente Leone, che può essere tu o questa persona. Vediamo, ma al di là del segno questa è l'energia. Cosa mi dite ancora di questa persona? Eccola. Eros Afrodite, c'è un erotismo pazzesco tra di voi, c'è un fortissimo erotismo e anche c'è un connubio perfetto sotto le lenzuola, mi viene da dire, se parliamo di rapporto amoroso, relazione in questi termini. Possiamo parlare di qualsiasi tipo di relazione, ok? Eros e Afrodite è proprio l'amore, è come se non parliamo di relazione anche di sessualità e di intimità in tal senso, ma al di là è proprio Eros Afrodite e tu sei proprio per questa persona, colei o colui, che scatena in questa persona la voglia di essere migliore, la voglia di essere migliore, la voglia di darsi a Eros, ad amore. E tu mi potresti dire, ma ci sono state lotte, fraintendimenti, e che c'entra? E quello è il fuoco del Duomo, direbbero gli orientali, la fiamma cristica, no? Quindi grazie anche, mia nonna diceva l'amore non è bello se non è litigarello, cioè nel senso c'è proprio questa passione, una passione di conoscenza, la passione di amore, la passione di trovare amore. Tu sei proprio l'ispirazione per questa persona.
E se parliamo di rapporto amoroso anche intimo, tu mi confermerai che a livello intimo siete stati molto affiatati e c'era proprio una scoperta anche nell'intimità di varcare i propri confini nella ricerca di un piacere assoluto. Va bene? Questo mi stanno dicendo. Bellissimo. Vediamo cos'altro mi raccontano con queste qua. Queste. Vediamo questa persona quindi nei tuoi confronti, perché ti percepisce in ogni cellula del suo corpo ancora? Perché questa separazione? Fatemi capire. 9 di bastoni, qua c'è un po' di difese alte l'uno con l'altra, un po' di difese alte, però abbiamo un re di coppe. È una persona che si sta trattenendo le emozioni, però un re di coppe, cioè una persona, anche se è donna, è una persona che vorrebbe esprimersi emozionalmente, mi spiego? Vediamo ancora. Qua c'è l'amore, una persona che vorrebbe esprimere l'amore nei tuoi confronti in modo totale, Cos'altro? Regina di denari, proprio verso di te. Oppure una persona che doveva fare una scelta tra due persone, quindi ci sono stati conflitti per questo, quindi anche la scelta di tornare disponibile o singolo per darsi a te, vedete un po' dove vi risuona. Fatto sta che in qualsiasi circostanza questa è una persona predisposta adesso ad aprirsi emozionalmente a te, o tu sei impegnata, anche questo è possibile, oppure una persona che vuole anche riguadagnare la tua fiducia, riguadagnare la tua fiducia. Sì, vediamo un po' questo re di coppe. 4 di denari, non te l'ha detto. 4 di denari, 4 di denari, non te l'ha detto. Lavora e non vuole pensare, però no, è impossibile. È una persona che non puoi lasciarti andare. Comunque ti tiene dentro, stretta a sé, proprio perché sei tu la persona che ha acceso in lui o in lei l'amore. È proprio re di coppe l'amore. Vediamo su questa regina di denari. 8 di spade, tu ti senti un po' bloccata, un po' bloccato in questa situazione, non lo sai quello che ti ho detto, me lo confermano le carte. Vediamo una carta ultima di queste. 7 di spade, qua ci sono state magari mancanza di fiducia o delle bugie dette, magari la prima bugia è quella di non averti detto questo, o una fuga, mancanza di comunicazione o sotterfugi, fatto sta che c'è una mancanza di fiducia, tu non lo sai tutto quello che ti ho detto. Vediamo un po', vediamo un po' cosa ti dicono queste. Torna a essere libero. Questa persona si sta liberando dalle catene che lo hanno sopraffatto praticamente. Può essere anche stata una persona impegnata o tu una persona impegnata. Il fatto sta, torna a essere libero perché libero o dalle catene mentali oppure da altre relazioni, perché tra te e questa persona c'è Eros e Afrodite, che è qualcosa che va al di là dei costrutti mentali, al di là della morale, al di là del sentire che si è in altre relazioni, è qualcosa che non puoi gestire. Un dio, Eros o Afrodite, la dea, non la puoi gestire con la mente razionale, con il controllo, mi spiego. Torna a essere libero da queste gabbie mentali, che poi queste gabbie mentali si manifestano nella realtà fenomenica sotto forma di relazioni che avete con altre persone, questo può anche essere, ma al di là torna a essere libero dalle gabbie mentali. Vediamo cos'altro questa persona ancora nei tuoi confronti. Prima di tutto ama te stesso, qua c'è qualcuno che non si è amato abbastanza per potersi concedere l'amore nei tuoi confronti. È possibile che anche tu non ti sia amata, non ti sia amato abbastanza. Che vuol dire non amarsi abbastanza? Quando siamo vittime del karma e non sappiamo che siamo immensamente amati da Dio, ci sentiamo vittime degli eventi e vediamo ogni evento che succede comprensivo delle persone e delle circostanze come una minaccia e quindi non ci sentiamo amati da Dio. Prima di tutto ama te stesso cosa vuol dire?
inizi a vedere tutti gli eventi che ti accadono come la manifestazione delle immagini della tua anima affinché tu possa veramente sentire l'amore. Quindi qualsiasi tipo di contrasto che ci sia stato tra te e questa persona era funzionale affinché tu potessi sciogliere paure e attaccamenti. E questo sta attraversando questa persona, a te che ti sto parlando adesso ne sei consapevole di questo, mi spiego? Cos'altro? Questa persona svelerà quello che ha di più profondo dentro di sé, te l'ho già detto qua, conoscersi. Se svelate l'uno all'altra il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Qua ci sarà una confessione di quello che ti sto dicendo. Da che non c'è stata questa confessione, ci sono state magari mezze verità o bugie. Fatto sta, quando mi esce Eros e Afrodite, tu e questa persona siete così. E siete in un processo di transito, non si è arrivati ancora a questa consapevolezza totale, ma si arriverà a questa consapevolezza totale, conoscersi. Vediamo un po' adesso, tu stai riprendendo? Sì. Allora, cosa sei, cosa rappresenti per questa persona? La rinascita, Iside. Tu sei per questa persona colei o colui con la quale vuole una rinascita, che gli hai dato una rinascita, ma soprattutto sei per questa persona colei o colui che ha acceso in lui l'amore, facendolo rinascere, re di coppe e amanti. Quindi sei una rinascita, una scoperta d'amore. Cos'altro rappresenti per questa persona? Il tempo. Questa persona in questo tempo di separazione sta vivendo questa rinascita o questa presa di coscienza. Per alcuni di voi è passato del tempo, per altri di voi ci vuole del tempo, te l'ho detto qua, affinché ci si renda coscienti di questo, da una parte e dall'altra. Vediamo un po' cosa tu nei confronti di questa persona. Gotas de Yuva, arriesgati con ellos. Io credo che tu abbia anche discusso, parlato con delle amiche o degli amici o delle persone care di questa situazione ed è come se queste persone ti stanno anche supportando nel percorso della tua rinascita, che questa connessione ti ha innescato. E quindi è una buona carta, cos'altro? Escapista regresa ottimismo, questa relazione ti ha ti ha riportato a te stessa. Ti ha riportato a te stessa facendoti studiare e lavorare con le emozioni. È una connessione per te che ti ha fatto lavorare tanto e continua a farti lavorare tanto verso la strada per la libertà, verso l'amore, verso il darsi, no? E ti stai circondando delle persone che viaggiano sulla tua frequenza, oppure preferisci la solitudine se non ci sono queste persone che viaggiano alla tua frequenza? Solitudine che è la dea della solitudine che ti dà la percezione di ciò che devi conoscere in questa invisibilità con questa persona. Ti sta permettendo di tornare a te stessa, e non delegare all'altro la responsabilità di ciò che accade, ma sono immagini della tua anima, del divino, che sono eventi predisposti a farti sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dal vero amore, che è quello col divino, che poi una volta integrato, cioè accogliendo le emozioni, puoi darti anche all'altra persona in modo autentico, ok? Ok, vediamo un'ultima carta dello sciamano, consiglio per te. Il cerchio, condivisione, tutto è unito, non c'è niente di separato. Qua ci sono tante mani, un cerchio, qua c'è un cerchio che si chiude e un cerchio che si apre. Cioè, un compimento il cerchio, ci sono tante mani. Questa carta ti dice coopera con il divino, con gli eventi che stanno accadendo in questo momento dentro e fuori di te, sii cooperativa o cooperativo. L'amore unisce, non separa. L'amore include, non esclude.
E questo è il presupposto imprescindibile per fare questo ritorno alle tue origini, dentro te stessa o te stesso, per sentire la connessione col tutto e con questa persona, cioè un quadro perfetto di quello che la tua anima ti vuole comunicare. Quindi unisci tutti i pezzi e vedi ogni cosa che aveva un fine specifico. E in questo caso vedrai quello che ti ho detto, ossia che finalmente questa persona ti riconosce come colei o colui che ha acceso in lei o in lui l'amore. Detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io concludo qui e vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocco rosso. Allora, andiamo a vedere. Una persona ha finalmente riconosciuto in te la persona che ha acceso in lui o in lei l'amore. Hai acceso in questa persona o riacceso l'amore, la bellezza. Andiamo a vedere cos'ha nella profondità nei tuoi confronti, andiamo a vedere un po' cosa ci raccontano le carte in merito. Partiamo dai miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze e ragazzi che li volessero acquistare, trovate sotto l'info box la descrizione su come acquistarla. Allora, vediamo, entriamo nella profondità di questa persona che finalmente ti riconosce come la persona che ha acceso in lui l'amore o in lei. Vediamo cosa ci raccontano i nostri oracoli lui-lei. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Per questa persona sei ciò che dannatamente ha sempre desiderato. E quindi c'è una grande presa di coscienza da parte di questa persona. Sei tutto quello che vorrebbe essere, sei l'amore per questa persona. La tua anima ha innescato in questa persona la miccia, l'accensione della Kundalini, che è energia creativa, grazie alla tua presenza o alla tua assenza, che non è mancanza ma è invisibilità, si è creata in questa persona la consapevolezza che sei dannatamente tutto ciò che ha sempre desiderato. Wow! Meravigliosa confessione, cos'altro? Vediamo. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Grazie alla tua presenza, grazie a quello che rivesti per questa persona, lo hai spinto ad essere migliore. Che vuol dire spingere? Spingersi ad essere migliore, ad affrontare le proprie paure e i propri attaccamenti e resistenza. Hai spinto questa persona ad affrontare le proprie paure, i propri attaccamenti, le proprie resistenze, quindi ad essere migliore rispetto a cosa? Rispetto a quando aveva paure e resistenze, quindi ti amo. Resistenze a cosa? Al darsi, resistenze all'amore. Wow. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore, questa è una confessione straordinaria comunque, sono 3 carte che mi parlano proprio della resa incondizionata a ciò che tu rappresenti per questa persona. È convinta, è un moto d'anima, è una frequenza cristica, è un moto d'anima per questa persona nei tuoi confronti. Mi hai strappato il cuore. Wow, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa persona. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito? Vediamo un po'. La papessa. Qua non c'è contatto tra tutti e due, o c'è silenzio, e questo silenzio ha fatto di te la persona, l'anima, che ha lavorato sull'anima di questa persona affinché tu fossi
colei o colui che lo facesse indagare dentro se stesso. La papessa mi parla di una donna, può darsi che sia una donna, una relazione nascosta, qualsiasi sia la sfaccettatura di questa dinamica, mi parla di colei che si ritira affinché possa trovare la risposta intuitiva. E quindi sei tu che hai dato a questa persona il coraggio di oltrepassare i limiti della visibilità e sentire ciò che è invisibile, ciò che non si sente con le orecchie, non si sente, non si parla. Grande potere sciamanico hai avuto su questa persona, o hai su questa persona. Cos'altro mi raccontate? Non ci posso credere, papa e papessa, là. Farei un minuto di silenzio per questa coppia. Qua è una coppia sacra. Allora, qua c'è una connessione spirituale che supera i limiti di tempo e spazio, che viene da altre vite, e si marca questa cosa. Tutte le connessioni che abbiamo vengono da altre vite, però quando mi esce papa e papessa lo marcano. Quindi per dire che vi sentite sensorialmente, vi sentite percettivamente, anche se non vi vedete. È una coppia sacra, cioè una coppia che si capisce senza parlarsi e, e soprattutto mi parlano della lezione spirituale inerente a questa connessione. La lezione spirituale inerente a questa connessione, che sia tu che questa persona di cui state facendo esperienza, è proprio la connessione con l'invisibile. Questa è il karma di questa connessione. La connessione con l'invisibile è la lezione spirituale da apprendere. La connessione con ciò che non si dice, con ciò che non si vede, la connessione con ciò che è criptico è l'esperienza spirituale da apprendere. Il Papa. Caspita. È normale se è così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, perché è proprio una connessione potentissima, sacra. Sacra che vuol dire? Il concetto di sacro, no? Il sacrificio. Sacrifico cosa? Sacrifico il mio io, sacrifico quello che so, che conosco, che credo di conoscere rispetto a una relazione, rispetto all'amore. Lo sacrifico per cosa? Per l'amore vero. Quello che so rispetto a come dovrebbe essere una relazione, quello che so rispetto a come si dovrebbe fare in una relazione, quello che so rispetto, ok, lo sacrifico in virtù del vero amore, in virtù della libertà, che è il vero amore. L'amore è libertà. Libertà da cosa? Dalle vecchie credenze su come dovrebbe essere, come si dovrebbe fare, come il giudizio. Ok, cos'altro ci raccontate? Paggio di coppe. Qua abbiamo una persona che non vede l'ora di confessarti tutto quello che ti ho detto. Cioè, non vede l'ora di confessartelo. Ok, cos'altro mi raccontate? Vuole fare un cambio con te emozionale questa persona. Vuole abbandonare, come ci insegna l'otto di coppe, il conosciuto, la zona comfort, e aprirsi emozionalmente con tanto di struttura e con tanto di discorso serio. È una persona che per alcuni di voi lascia anche una famiglia, se questo è il tuo caso, o una circostanza di zona comfort che non gli dà più sussistenza evolutiva. Lascia il conosciuto, ci insegna l'otto di coppe. Dove va l'otto di coppe? Verso nuove prospettive, due di bastoni. Va verso nuove possibilità, nuove prospettive. Sì, in queste nuove prospettive c'è quello che ti ho raccontato.
Wow, vediamo un po' adesso con queste. Per alcuni di voi va anche verso di te che stai aspettando, ok? Per alcune, Cos'altro mi raccontate di questa connessione? Fino adesso abbiamo i segni del pesci, del toro, che può essere ascendente, luna o Venere, o tu o questa persona. Ma al di là del segno, questa è l'energia, Cos'altro mi raccontate? Amore non corrisposto. Questa persona si è sentita non corrisposta a livello amoroso ed è per questo che ha fatto il viaggio sotterraneo. O tu l'hai rifiutata questa persona o questa persona ha rifiutato te. Il rifiuto, o chi lo vive o chi lo subisce, è sempre la dea del rifiuto, è sempre la stessa dea, no? È sempre a specchio. Qua abbiamo Dante che percepisce l'amore non corrisposto, abbiamo un uomo che percepisce l'amore non corrisposto e fa il viaggio sotterraneo grazie a questa emozione, grazie a questa dea. Cos'altro? Qua abbiamo amore ostacolato, ci possono essere stati degli ostacoli, ci possono essere ostacoli tra di voi, altre persone magari o altre circostanze che hanno messo d'ostacolo, però tutto questo è stato funzionale a quello che ti ho detto, ok? I tarocchi ci servono proprio a vedere qual è la verità oltre i limiti della mente razionale che ti fa vedere tutto come oggettivamente vero. Vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi rispetto a questa persona nei tuoi confronti, ancora con queste altre, questo Papa. Dieci di spade. Ha sofferto molto questa persona, moltissimo, moltissimo. Si è chiusa una tappa, è finita una tappa di dolore. Due di coppe, abbiamo l'amore nei tuoi confronti, amore, 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 proprio il due di coppe e 5 di bastoni, abbiamo un amore combattuto, un amore viscerale combattuto, abbiamo altre persone in mezzo per alcune di voi ostacolato, abbiamo questo amore che pulsa, che grazie a queste, se ci sono altre persone in mezzo o altre situazioni che hanno ostacolato, quindi queste difficoltà sono giunte al termine, perché sono state proprio queste difficoltà che hanno fatto lavorare dentro questa persona e anche dentro di te la consapevolezza di cui ti ho parlato prima. Cos'altro? Questa persona, l'otto di bastoni, vuole parlarti, comunicarti, vuole superare le discrepanze, i dissidi tra di voi, vuole mettersi alle spalle, i dissidi, le discrepanze. Cos'è che vuole comunicare ancora? Paggio di spade, il diavolo rispetto a un'altra persona ti vuole comunicare e dirti che ti ama. Allora, se ci sono state altre persone, per alcuni di voi, visto che me lo marcano, vuole parlarti e chiarire questi dissensi. Qua abbiamo un re di coppie, una persona che grazie a queste circostanze si redime e sente l'amore, va bene? Che poi queste circostanze possono essere altre persone oppure l'ego stesso, no? Il diavolo è anche l'ego stesso, la mente razionale che è sempre sulla difensiva, tende sempre a proteggersi, paggio di spade. A proteggersi da cosa? Dall'amore che ci insegna il re di coppe. E quindi la mente razionale trova pretesti, trova altre persone, ti manifesta questo tipo di circostanze affinché l'anima possa fare un certo tipo di esperienza che la porta a superare paure, attaccamenti, come ci insegna, come ci dice il diavolo, che ci separano da quell'amore, cosa che ha imparato questa persona, re di coppe. Ok? Perché sei tu la persona che ha acceso in questa persona l'amore. Ricorda di questa connessione potentissima. Qua continuiamo ad avere i segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, capricorno, anche i segni d'aria. Ok, vediamo un po' con queste. Cos'altro ci raccontate di questa persona? Ti vede come la sua anima gemella, chiama la tua anima gemella.
Ti vede come una persona proprio affine e non c'era dubbio nemmeno con i primi oracoli, eh? Al di là delle vostre circostanze, di quali siano le vostre circostanze, cos'altro? Vale la pena di aspettare. Qua mi sta dicendo questa persona sta aspettando il sincronismo divino, o il sincronismo divino è all'opera nella vita amorosa di entrambi. Ci sono delle questioni da risolvere qua, ma questa connessione supera qualsiasi tipo di ostacolo, mi stanno dicendo, ok. Vediamo come ti vede, chi sei per questa persona. L'acqua. Sei colei che lo ha fatto mettere in contatto con le proprie emozioni più profonde, grazie a quello che è accaduto tra di voi. Sei colei che è empatica o empatico, colei che lo fa toccare, gli fa toccare proprio quelle emozioni più profonde, e infatti rinasce a Re di Coppe, anche Regina può essere di Coppe. Sei colei che proprio è andata là dentro, nelle sue emozioni, e le ha toccate in pieno. Le ha toccate in pieno. Cos'altro rappresenti per questa persona? La quiete. Colei, il tuo pensiero gli dà pace a questa persona. Gli dà... La quiete, no? È quella quando tu spegni la mente e senti la verità. Quando fai meditazione, spegni i pensieri e trovi la verità. La verità è che le sue emozioni parlano di te, che hai acceso in questa persona l'amore. C'è silenzio tra di voi per molte di voi. Vediamo cos'altro sei per questa persona. Questa persona ti è devota. Io non so cosa c'è, cosa è successo tra te e questa persona, o cosa c'è tra te e questa persona, ma ti è devota questa persona. La devozione. Ti è devota perché sei la persona attraverso la quale l'amore si è fatto strada in lui o in lei. La devozione all'amore. Attraverso la devozione che ha per te, questa persona si è devota all'amore. Incredibile, bellissimo. Vediamo tu. Vediamo tu. La tua energia cosa dicono rispetto a te, su questa persona, in questa situazione. Tu hai vissuto una tormenta, un uragano, che probabilmente per molti di voi è giunto alla fine, no? Cioè come se si è conclusa una situazione con questa persona, per te si è conclusa, hai vissuto una tormenta, un uragano, o sei ancora in questo stato. E mi stanno dicendo questo. Cos'altro? L'araba fenice, per molti di voi si è conclusa la tormenta con questa persona, o si è conclusa la relazione con questa persona. Alcuni di voi l'avete scelto voi, consapevolmente, però sappiamo che il nostro io, la parte razionale, non sceglie niente, no? Anche quando noi decidiamo di voltare le spalle a qualcuno, allora non è mai... dobbiamo fare attenzione perché noi non stiamo voltando le spalle a una persona, ma non al divino. Come vi dico sempre, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. La persona è una maschera del divino. Quindi dobbiamo sempre fare i conti con l'emozione che c'è dietro a quella persona, quello che ti scatena quella persona. Altrimenti comunque quell'emozione ti tornerà con un'altra persona. La relazione l'abbiamo sempre con le emozioni, questo ve lo insegno sempre. Quindi diciamo che al di là della situazione, questa persona, la tormenta ha lavorato in questa persona affinché potesse dire mi hai strappato il cuore. Al di là di come stanno le vostre circostanze, al di là se questa persona ce l'hai vicino oppure non la senti, non la vedi, questo è il quadro chiaro energetico che c'è tra te e questa persona. Vediamo qual è l'approccio sciamanico.
il compimento, quasi è concluso qualcosa tra te e questa persona, me lo ribattono. E ti dicono, per molti di voi avete acceso in questa persona l'amore, molti di voi l'hanno lasciato andare nella benedizione, ehm, nella grazia, no? Io ti benedico e ti lascio andare, si è concluso il mio viaggio con te. Altri invece vi trovate a ripetere lo stesso schema, con la stessa, vi sentite avere la stessa emozione anche se questa persona non la vedete, no? Allora tutto quello che vi insegno nei podcast è proprio funzionale, soprattutto nella playlist L'arte sciamanica, è funzionale a familiarizzare con l'emozione, con il Dio, di cui la persona si fa portavoce. Non è mai la persona in sé, è il Dio attraverso quella persona, e il Dio è l'emozione. E quindi questa stesa, se per esempio hai già lasciato andare e benedetto questa persona, ti sta dicendo: non ti preoccupare, che l'amore divino per te si manifesterà con l'integrazione, il compimento di quello che per te sono state tormente. Quindi avrai un amore nuovo, integro e appagante grazie al lavoro che hai fatto sulle emozioni. Invece se questa persona non l'hai lasciata andare, la connessione consapevole tua c'è ancora, questa stesa ti sta dicendo: tutti gli uragani giungono alla sua fine. Affinché tu possa fermare i venti del karma, accogli il Dio o la Dea che senti in qualità di emozione in questo momento e lascia al Dio o la Dea la possibilità di realizzare il tuo sogno con questa persona. Come lo lasci? Come lasci al Dio questa possibilità? Sentendo tutta l'emozione. Sentendo tutta l'emozione che grazie a questa connessione hai, dolce tristezza, dolce malinconia, abbandono, senza additare la persona all'esterno, perché non esiste una maschera del divino. In questo modo giungerai al compimento del karma, aprendoti alla possibilità di vivere una relazione integra con questa persona che ti dice: sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore, mi hai strappato il cuore. Questa stesa può essere anche a specchio su di te, no? Sei tu che dici questo a questa persona. Il lavoro sulle emozioni è sempre lo stesso. Il tempo lineare vale la pena di aspettare, è funzionale affinché avvenga la trasmutazione in te. Ognuno di voi è un essere unico e irripetibile, così che ognuno di voi abbia tempi unici e ripetibili per i propri germogli, come lo ha una quercia, come lo ha un albero di limone, come lo ha un albero di pino. Fede nell'invisibile, perché il divino è tutto ciò che ci resta da conoscere. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!